è una cosa che mi ha incuriosito. Io sono pensata più per... Ok? Vai, prendiamoci 2 secondi per ricomporci. Allora, bene ragazzi, benvenuti o bentornati in una nuova puntata. Oggi puntatona speciale perché siamo qui con la Barbara. La Barbara, in italiano standard sarebbe con Barbara, però noi qui al nord, Brescia, Bergamo, Milano, eccetera, diciamo la Barbara, il Manuel, che è una espressione colloquiale per dire la nostra Barbara, non una qualsiasi. Noi in famiglia si dice la Barbara. E chi è la Barbara? Allora, riuscire ad avere la Barbara oggi è stato un colpo grosso perché lei è una businesswoman, è una donna in carriera sempre super occupata. E adesso ragazzi, appena vi dirà cosa fa nella vita, capirete subito perché l'ho voluta qui oggi con noi sul canale. È troppo interessante per noi che amiamo l'italiano, che studiamo l'italiano e amiamo l'Italia. E oggi siamo riusciti a beccarla e ce l'abbiamo qui. E allora lascio la parola a lei, la Barbara, raccontaci un po' chi sei, cosa vuoi qui da noi te oggi. Ciao a tutti, sono Barbara, sono un agente immobiliare e aiuto gli stranieri ad acquistare la loro casa dei sogni in Italia e a realizzare questo loro sogno. Perfetto. E oggi allora siamo qua con Barbara che ci racconta un po' di cose interessanti, visto che lei lavora con gli stranieri che amano l'Italia e vogliono acquistare casa in Italia, ha un sacco di aneddoti interessanti da dirci sull'Italia e sul rapporto che hanno gli stranieri con l'Italia. E quindi eccoci qui, fai come se fosse a casa tua. Questo è un detto che noi usiamo in Italia quando vogliamo mettere qualcuno a suo agio, a proprio agio, diciamo fai come se fosse a casa tua, che fra l'altro tecnicamente siamo a casa sua, quindi siamo noi gli ospiti. Barbara è una mia amica, fra l'altro, noi ci siamo conosciuti nel 2017 perché 17. avevamo un cliente in comune, cioè lei lavorava come impiegata per un mio cliente e quindi ci siamo conosciuti lì, era una ragazza simpaticissima, sveglia, arguta, divertente così, e allora siamo diventati subito amici. Poi lei era veramente in gamba e infatti dopo ha aperto la sua attività, è diventata un'imprenditrice e adesso vi racconterà un po' di quello che fa, che è super interessante. Allora, quindi Barbara, ti faccio qualche domanda. Sì, certo. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è come è nata questa idea? Come è nata l'idea di diventare un facilitator, come dicono in inglese, per gli stranieri che vogliono acquistare casa in Italia? È una cosa molto Sì, è particolare. molto particolare, è vero. L'idea di creare Your House in Italy nasce da un'esperienza personale un po' per caso. Il tutto è nato dal fatto che i miei genitori hanno venduto la loro casa di proprietà, la nostra casa di famiglia, a una famiglia svedese che si è innamorata della nostra casa, ma che ha incontrato nel percorso un sacco di problemi nell'acquistarla. Innanzitutto nel trovare un agente immobiliare che li seguisse, perché non parlando italiano tanti agenti immobiliari si sono rifiutati di seguirli. E in secondo luogo la questione di aprire un conto corrente in Italia. Quindi per facilitare tutto questo processo e aiutare sia i miei genitori che questa famiglia, mi sono messa a disposizione e li ho aiutati dall'inizio alla fine della transazione e quindi da lì mi è nata questa idea e ho detto ma perché non farla diventare un lavoro e quindi è diventata poi la mia missione, nonché passione, il poter aiutare gli stranieri a realizzare il loro sogno di acquistare la loro casa in Italia. Bello, bello, mi piace perché non è nato a tavolino, ma è nato proprio da Sì, un'interazione. È bello, un'esperienza personale, mi piace esatto. molto. Allora, un'altra domanda. Tu hai a che fare quindi tutti i giorni con persone da tutto il mondo che amano l'Italia, desiderano venire a vivere addirittura in Italia e a me questa cosa sorprende sempre perché mi chiedo all'estero, gli stranieri, cos'è che amano così tanto dell'Italia? Ti dicono qualche cosa? C'è una qualche cosa di ricorrente? Sì, secondo me quello che affascina gli stranieri riguardo all'Italia è l'autenticità del nostro territorio, della nostra nazione e il fatto che ovunque si respiri la bellezza, nel panorama, nella convivialità, nel cibo, nella nostra cultura e appropriarsi quindi del nostro stile di vita e dello stile della dolce vita di cui spesso mi Sì, 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 scrivono sì, che sì. l'obiettivo è vivere la dolce vita all'italiana,
è sicuramente uno dei motivi fondanti e che crea il movimento verso l'Italia. Vero, questa parola della dolce vita, che ricorre tantissimo, mi è sempre piaciuta molto, la dolce vita è bella Che come noi espressione. italiani in realtà non sappiamo di vivere lo stile Esatto, della dolce la viviamo vita. senza rendercene conto Esatto. e infatti anch'io da quando ho il canale, da quando quindi interagisco di più con gli stranieri, eccetera, inizio a rendermi conto di tante cose, tante bellezze che magari diamo per Sì, scontate perché non ci pensi. Quando iniziano a fartele notare, dici, ah, esatto. effettivamente è vero, noi abbiamo queste differenze culturali, eccetera. Anche il nostro, magari, il nostro vivere più tranquillo, che poi non è vero perché noi siamo sempre di corsa, però proprio uno stile di vita tranquillo, tanti negozi chiudono nella Mm. pausa pranzo, cosa che magari all'estero è meno Vero, sì, sì, sentita sì, perché sì. c'è l'orario continuato. Quindi questo nostro modo di vivere, che per noi è scontato, In tanti all'estero luoghi, sì. E vedo tanto purtroppo. la differenza, il pubblico mio, immagino anche il tuo, perché comunque sono pubblici internazionali. Dipende anche un po' da dove vengono. Ad esempio, il pubblico spagnolo, il pubblico latinoamericano, Sì, sotto tanti aspetti sono simili a noi sì, per quello è quanto vero. riguarda questo. Ad esempio, ci sono gli statunitensi che loro invece apprezzano molto di più questa cosa della dolce vita, perché loro hanno questa cultura molto improntata comunque al lavoro, alla performance, che non è che noi non ce l'abbiamo, però abbiamo una filosofia di vita un po' diversa dove effettivamente non siamo tutto il giorno a puntare alla performance, Vero. a lavorare, a guadagnare. Viviamo bene, abbiamo il nostro, come dire, il nostro stile di vita adeguato, ma non è eccessivamente puntato verso di quello. E allora un'altra domanda d'obbligo, tu personalmente qual è il luogo più bello che hai visto in Italia? Secondo te qual è il più bello e Questa che è raccomanderesti una agli domanda stranieri? difficile, molto tricky. Allora, Perché fra l'altro sia io che lei siamo del nord, o meglio, io sono nato al nord, mio papà è del nord, però mia mamma è del sud e uguale, anche lei ha radici al lo sud. stesso. Siamo bresciani, franciacortini, perché voi sapete che abito in Franciacorta, anche lei abita qui in Franciacorta, però con radici al sud. Io Sì. in Puglia e lei in In Sicilia, Sicilia, giusto? mia mamma è Per cui siciliana. spaziamo lungo tutto lo stivale italiano. Mm. E quindi raccontaci un po', a parte la Franciacorta che siamo di parte ovviamente tutti e due, è bellissima, non c'è niente di bello come la No, Franciacorta, esatto. paesaggi da cartolina, Ma a io, parte io quella, direi, ecco, la metterei su questo piano. L'Italia è tutta meravigliosa e trovare darti una risposta univoca è veramente difficile perché presenta panorami e bellezze mm, uniche in tutto il suo insieme, da nord a sud. Sarò un po' di parte, ma se proprio mi devi far scegliere, io voto sempre, il mio cuore è per il mio lago di Iseo. Io penso che non ci sia un vero, posto più bello perché abbiamo le montagne, le colline, l'acqua del lago, Montisola al centro e d'accordo. la Franciacorta ai suoi piedi che offre dei panorami mozzafiato. Quindi D'accordissimo, d'accordissimo, tanto è vero che io ho proprio recentemente fatto un video, se non l'avete visto andate a vederlo, sul lago di Iseo e su Montisola. E fra l'altro in quel video dicevo del paragone con il lago di Garda, sì. che qui ci sono tanti, quelli un po' più snob, quelli che noi chiamiamo i fighetti, cioè quelli un po' più così che vogliono andare nei posti in, che vanno sul lago di Garda e snobbano il lago di Iseo. Invece il lago di Iseo, ragazzi, è stupendo, non ha Sì, niente è da proprio invidiare. è una gemma, direi che è proprio una Esatto, gemma esatto. nascosta e è ancora molto vivibile, non è attaccata da un turismo Esatto. forte, quindi è proprio dimensione di uomo. Ci sono tantissimi turisti, soprattutto tedeschi, che Sì, vengono sul lago di Iseo. Ci sono tanti camping, tanti campeggi e ci sono tanti turisti dalla Germania. Un po' Germania, Olanda e anche Nord Europa, ci Sì, sono sì, sì, parecchi svedesi, sì. assolutamente. Ecco, noi adesso abbiamo parlato di tutte cose belle, ma spesso quando amiamo un paese, amiamo la lingua, eccetera, abbiamo una visione un po' anche idealizzata di quel paese. Tu sei riuscita a renderti conto, magari con dei tuoi clienti, dopo che si sono trasferiti, magari dopo qualche mese, se erano ancora di quel parere, se... Sì, ho avuto modo di seguire tanti clienti anche dopo il loro trasferimento in Italia e se generalmente riscontro un'idea romantica dell'Italia, c'è questa idea, come dicevamo prima, della dolce vita, di questo stile di vita tranquillo. E per la maggior parte dei casi, quasi la totalità, questa idea poi si è confermata anche nella realtà, anzi tanti mi dicono che la realtà
ha superato l'immaginazione. Ha superato la fantasia. Esatto, No, fa sì. ridere perché noi abbiamo questo detto in Italia, a volte la realtà supera la fantasia, però di solito lo usiamo in contesto negativo, no? No, no, invece in questo In caso contesto ha positivo. un'accezione positiva, sì, sì. E anche perché questo gli ha consentito anche di poi di integrare, perché si sono anche comunque integrati all'interno della comunità, E quindi quello è importante, quello è quindi importantissimo. questo ha ancora migliorato, diciamo, la loro Mh. percezione verso l'Italia. Assolutame che è uno fra l'altro dei motivi per cui ad esempio chi mi segue, vuole proprio ci tiene a imparare bene, bene, bene l'italiano, perché, conoscere e parlare bene la lingua è uno dei primi, metodi per integrarsi Sì, perfettamente in una esatto, comunità, per sentirsi confermo. proprio sentirsi e fare in modo che gli altri ti sentano parte della Un'appartenenza, sì. comunità e che no vedano anche, l'italiano quando voi venite e vede che fate uno sforzo per parlare l'italiano, anche se non siete ancora magari bravi a parlarlo, però è abbastanza questo sforzo, è Sì, molto questo è apprezzato. vero. Specialmente perché noi siamo forse un popolo molto patriottico, Sì, no, ci e ci teniamo. teniamo e vedere che una persona dall'estero fa questo sforzo, no, è bello. Sì, poi è da dire che comunque siamo un popolo aperto, Molto, quindi molto sì. anche se non si parla perfettamente l'italiano, c'è sempre un modo, un punto d'incontro a Esatto, metà, esatto. Parliamo il nostro English un po' così, un ecco. po' spannometrico. E ci veniamo incontro. Sì, l'importante poi penso sia adattarsi ed essere aperti Esatto, alla novità e essere esatto. disponibili ad imparare gli uni dagli altri. D'accordissimo, sì, sì. Ecco Barbara, però adesso basta parlare di cose belle, parliamo un po' anche di cose brutte, no, se no si annoiano, pensano che l'Italia sia troppo bella, li abituiamo troppo bene. Allora, secondo me una delle cose più terribili che ha l'Italia è la burocrazia. Sì. E io penso a un povero straniero che vuole acquistare casa in Italia, vuole venire a vivere in Italia, visto che persino noi facciamo fatica con la burocrazia a capirci qualche cosa, no? Da un ufficio all'altro, da una carta all'altra. Come sono messi questi stranieri poveretti? No, per gli stranieri la burocrazia italiana è un vero e proprio incubo, come lo è per noi italiani, perché anche per noi è particolarmente complicata. Quindi per chi non conosce la lingua, non ha dimestichezza con le normative locali, e non ha contatti, perché anche avere le giuste conoscenze può semplificare la cosa, la burocrazia diventa veramente un grandissimo incubo. Questo è anche uno dei principali motivi per cui tanti stranieri si affidano a me, proprio perché io li posso supportare a rendere la procedura più snella, più rapida e quindi di occuparmi io di tutto quello che è tutta la documentazione, la normativa, queste Certo, cose più burocratica. anche il fatto che magari di non sapere la lingua, Sì, oltre che non esatto. conoscere la cultura, quindi non conoscere, no, Sì, magari non conoscono bene il processo immobiliare italiano o le leggi legate alla possibilità di acquistare, per esempio, una casa in Italia, perché esiste, ad esempio, il diritto di reciprocità fra stati e se questo diritto non viene rispettato non è possibile acquistare casa in Italia. Quindi ci sono tutta una serie di analisi preventive che è meglio fare e anche proprio a livello burocratico, dall'apertura del conto corrente a tutti i documenti legali della compravendita, sicuramente per una persona che parla italiano e che possa essere un intermediario fra le parti, sicuramente è un vantaggio. è un aiuto enorme, Sì. anzi cioè, imprescindibile direi, perché, Sì, altrimenti sicuramente diventa in davvero tutto difficile. questo la parte più complicata è occuparsi della Difficile, burocrazia con i limiti cioè della lingua. difficile ma anche pericoloso perché per chi conosce la burocrazia italiana, quando sbagli poi ti stangano, cioè un modo di dire ti stangano vuol dire che rischi multe, rischi Sì. sanzioni, non si scherza con No, con la nel se burocrazia, nel cioè settore immobiliare, si dice che per ogni errore, anche minimo, si parla almeno di 2, 3.000 € di multe o comunque mh, di spesa in più rispetto al previsto. Quindi sì, è bene essere seguiti in questa fase da un esperto, questo sicuramente lo consiglio. okay. Allora, io sono andato a vedere il tuo Instagram, Sì, fra l'altro diciamolo, facciamo uno sì. shout out, come si suol dire, al suo Instagram, che Sì, è si bellissimo, chiama Barbara_Bersini, magari lo lo scriviamo metto, in ecco dai, lo metto in sovrapprezzione, sovraimpressione, sì, sì? sì, sì, sì.
Ecco, così andate a vederlo ragazzi, che è brava. Io so che tu parli sempre in inglese, Inglese, parli in sì, in inglese per inglese. facilitare, e questa cosa mi ha incuriosito. Ecco, e visto che qui impariamo l'italiano, ero curioso di sapere che rapporto hanno con la lingua italiana i tuoi clienti, nel senso non la parlano per nulla, desiderano impararla, la stanno No. imparando, desiderano impararla prima di venire qui in modo da poi trovarsi facilitati. Raccontami. Dipende. Tanti, hanno stato già magari ho dei clienti, non so, americani che hanno già incominciato 5 anni fa a imparare l'italiano per, venire a vivere l'anno prossimo in Italia, quindi si sono portati avanti sul tempo e parlano un italiano ottimo. Ci sono altri clienti che hanno cominciato dei corsi, ma ancora non parlano bene l'italiano. In generale ti posso dire che c'è un desiderio di imparare l'italiano, ovviamente non è super facile, non è proprio facilissimo, però se c'è volontà di comunicare, volontà di mettersi in gioco, anche quello è un obiettivo Arriva. raggiungibile. Poi io penso che non sia necessario parlare un italiano perfetto, non è richiesto. L'importante comunque è sempre provare e iniziare. Tanto poi quando venite a abitare qua in Italia, lo imparate per forza Esatto. innanzitutto, ma anche molto più velocemente, perché quando sei immerso nella lingua, e non a caso il canale mio si chiama Italiano Immersivo, Sì. proprio perché immergersi nella lingua è il modo migliore e più veloce per impararla. E quando sei qui, per forza di cose, per forza, volente o nolente, come diciamo noi, quindi sia che tu lo voglia che no, sei immerso nella lingua. Sì, esatto. E quindi devi, ad esempio, sentivo un podcast l'altro giorno su YouTube di un ragazzo che spiegava che dopo essere migrato, non in Italia, parlava in Spagna, mi sembra, in 2 mesi ha imparato lo spagnolo mettendosi lì 5 o 6 ore al giorno perché aveva una motivazione altissima, perché comunque i figli andavano a scuola, lui non capiva niente di quello che dicevano le maestre, doveva e voleva Doveva imparare. soprattutto. E quindi quando hai la motivazione altissima fai miracoli. E infatti andate a vedere il video che ho fatto sulla motivazione, che è uno dei motori principali per imparare una lingua. Quindi andate a Esatto. vedere anche quel video se non l'avete visto, che imparate qualcosa di utile. Fra l'altro, Barbara non ha YouTube, ho scoperto. E quindi Oh, ragazzi, allora, ditemelo nei commenti, ditecelo nei commenti. Allora, volete che Barbara apra il suo canale YouTube per parlare dell'Italia, della vita in Italia? Così me lo fate sapere e la convinciamo nei commenti ad aprire il suo canale YouTube personale. Così poi mi iscrivo anch'io e lo guardiamo. Potete iscrivervi anche voi e ci racconta un po' di vita in Italia, di Vediamo cosa ti aneddoti. dicono. Perfetto, ecco dai. Se loro lo vogliono, dicono di sì, la convinciamo. Ci lavoreremo. Ecco dai. Perché lei è giovane, lei ha Instagram. Io ormai sono anziano, no? Vado per la terza età, lei invece è giovane e lei è più su Instagram. Ecco, volevo chiederti questa cosa. C'è una parola che usano tantissimo, soprattutto gli americani, che è quella di cultural shock, no? Gli shock culturali, che è una parola anche divertente che a me fa sempre ridere perché no, gli americani hanno questo modo molto enfatico di esprimersi, no? Uno shock, per noi in italiano uno shock è una cosa no, veramente forte, no? Gravissima. Arrivo e mi esplode la casa, quello è uno shock. Se anziché trovare il tramezzino al tonno lo trovo con la maionese, non è uno shock, diciamo una piccola differenza culturale. Però loro ecco li chiamano cultural shock. C'è qualche shock culturale che hanno avuto i tuoi clienti in Italia che ti hanno raccontato così? Sì, principalmente è come gestiamo noi il tempo. Quindi il Mm. fatto che, per esempio, la burocrazia, in Italia la burocrazia non ha fretta. Con calma, ci sono dei tempi anche abbastanza lunghi, quando magari uno è abituato a dei tempi un po' più dinamici, più brevi. Oppure un'altra differenza che hanno notato tanti miei clienti è la nostra ospitalità. Il fatto che noi siamo accoglienti, il nostro modo di Mm. accogliere le persone è sicuramente una cosa Eh, a cui non a cui non sono sono abituati. abituati. Esatto, sì. E un'altra differenza che hanno notato è l'importanza che diamo alle relazioni. Mm. Per esempio, e anche alle connessioni fra di noi, cioè in Italia
per ottenere qualcosa, se hai un bel network, una comunità, hai delle connessioni, riesci a ottenere le cose magari un po' più facilmente. Ed è una cosa, Sì. penso, tipicamente in Italia. Cioè in Italia tutti conoscono qualcuno che conosce qualcuno che ti può risolvere il È vero, problema che o che questa è ha una la cosa importante a soluzione. livello culturale perché attenzione che è diverso dalla raccomandazione. Sì, no, non è Perché una qualcuno dice in raccomandazione. Italia no, la raccomandazione, la corruzione, non è questo. No. Quello di cui stiamo parlando è una cosa culturale che è fare networking, è fare il passaparola, la fiducia che si instaura ed è un aspetto culturale che deriva dal modo di vivere la vita, le reti, le relazioni, Sì, no? è proprio una Mm, rete di esatto, supporto, non è cioè, una questione, come dicevi tu, di esatto. io raccomando quell'altra persona, è proprio una questione di creare una Se, rete se di conosco fiducia. qualcuno che posso aiutarti, lo faccio Sì, volentieri perché ci tengo, senza nessun esatto. ritorno economico o di alcun tipo, proprio il piacere di poter aiutare qualcuno, di Supportarci l'un supportare, l'altro. esatto, sì. Mm. E questa penso che sia proprio una Sì, nostra è vero, è vero, è vero, è vero. caratteristica. Allora, domanda d'obbligo, lei già ride perché questo è uno dei trend topic su ovunque, no? Su Ovunque, YouTube, ed è anche ovunque. una delle domande che mi pongono di più. Ha già capito cosa le sto per chiedere? Immagino Le, di sì. le case a A un un euro. euro. Raccontaci delle case a un euro. Davvero si può comprare una. Io la mia l'ho pagata un po' di più di un euro, purtroppo. Anche io la mia molto più di 1 euro. Le case a 1 euro sono sicuramente una grandissima operazione di marketing e hanno attirato molto l'attenzione internazionale, quello sicuramente, ma va detto, a mio avviso, che sì, è una grande iniziativa per certi motivi, ma al tempo stesso è molto difficile acquistare queste case, anche perché sì, lo slogan è case a 1 euro, ma non costano realmente 1 euro, ci sono una serie di vincoli e di costi aggiuntivi che nello slogan ovviamente non ci stanno, perché tante di queste case, per esempio, sono case all'asta, quindi la base d'asta sì è l'euro, però può salire, ci sono comunque i costi legati al notaio, ci sono dei costi, per esempio quello di ristrutturazione, che sono significativi in questa, Fra in l'altro questa queste case, sbaglio, o spesso sono tipo in paesini di 500 abitanti, Sì. in montagna, senza strada, Sì, ma dove infatti l'obiettivo è proprio questo. L'iniziativa secondo me ripopolare. ha un nobile intento, che è quello di fare rivivere e ripopolare delle aree che hanno subito a livello Spopolamento, dei borghi spopolamento. anche belli in realtà, Sì, no, a chi piace, sono delle ad esempio, chicche, però non c'è, sono proprio delle chicche, ma intorno non ci non sono c'è molto, non ci sono niente. servizi, sono paesi da sostanzialmente rinnovare, ricostruire, rivitalizzare con negozi anche, perché tanti bandi inseriscono anche il vincolo di creare dei negozi, di fare partire delle attività, e oltre che comunque il fatto che queste case sono tutte case che comunque richiedono delle ristrutturazioni abbastanza massive, quindi si parlano comunque di cifre alte, non proprio della casa a 1 euro, non sono case in cui tu puoi entrare e vivere dal giorno successivo. Ok, ok. Però ecco, magari per tanti giovani, o comunque magari Te le hanno persone. chieste? Te le chiedono? Sì, me le chiedono, sì, questa è una richiesta molto frequente. Me le chiedono anche sul nord Italia, mi chiedono se ci sono case. È un'iniziativa però incentrata più sul sud Italia, come Ok. centro Italia e sud Italia. Ma non è per forza una cosa negativa, però ecco, è solo. Bisogna capire bene tutto l'insieme, al di là dello slogan, che Mm. sicuramente è attrattivo. C'è molto marketing, bisogna Sì, capire bene tutto. sì, esatto, bisogna capire poi situazione per situazione in base ai bandi. E adesso ragazzi la domandona finale a Barbara che mi sono preparato, ma prima della domandona finale, se non siete ancora iscritti al canale ragazzi, se vi sta piacendo questo video, se volete altri video simili, magari prossimamente ancora con Barbara, anche perché no, Perché no? iscrivetevi al canale, così quando ci sono i nuovi Subito. video, ecco, se vi piace, se non vi piace silenzio, visto che almeno, visto che comunque è gratuito, quindi tutto quello che è gratis, noi in italiano diciamo a caval donato non Non si si guarda in guarda in bocca, bocca. perché probabilmente una volta guardavano in bocca i cavalli Sì, per per vedere vedere se erano, se erano se erano sani sani, esatto, e tutto. dalla dentatura dei cavalli capivano lo stato di salute del Sì. cavallo. Quindi ragazzi, sia che vi piaccia che non vi piaccia, dai, mettete un mi piace e iscrivetevi al Sì, canale. Ecco. E detto questo,
la domandona finale è questa. Dimmi. Se potessi rinascere in Italia, rinasceresti in Italia? Certo che sì, assolutamente sì. Io amo la mia nazione, amo la mia Italia con tutti i suoi pregi e difetti, perché sì, ha tanti pregi, ma anche qualche difetto, però sì, lo vedo anche Eh, quando viaggio all'estero e poi torno. La Anch'io, mia anch'io. Italia, cioè, c'è sempre questo desiderio di tornare. L'Italia non smette mai di sorprendermi, dalle grandi città ai piccoli borghi, è piena Sono di d'accordo, meraviglie. d'accordo al 100%. Anch'io rinascerei in Italia e rinascerei esattamente qui. Assolutamente. Dai, siamo stati fortunati allora. Sì, Bene, ci è andata ci è bene. andato bene. Bene ragazzi, alla prossima. Ciao.